Prima o poi, in qualunque relazione, arriva questo momento, a volte purtroppo più spesso di quanto vorremmo, il momento del litigio, che sia per qualcosa di poco conto o che sia per una questione veramente importante, accade. Capita a tutti e tutti ci siamo passati, vuoi con un genitore, vuoi più spesso col proprio partner. Ti sembrerà strano, ma in una coppia o appunto in qualunque relazione, litigare non è solo normale, ma fa anche bene. Basta però farlo nel modo giusto, cioè in modo intelligente e costruttivo. Non litigare mai, infatti, vuol dire che uno dei due partner sta annullando se stesso, oppure sta covando rabbia e delusione che prima o poi esploderanno. Litigare invece e confrontarsi è quindi normale in una qualunque relazione. Ma allora vediamo insieme come possiamo fare per litigare nel modo giusto? Ecco una serie di semplici consigli che potrai mettere in pratica alla prima occasione, cioè al primo litigio. Il primo consiglio che ti posso dare è di non passare dallo specifico al generale, in altre parole, non applicare etichette accusatorie. Se ad esempio la persona con cui stai parlando non è capace di fare qualcosa, non accusarlo di non essere capace di fare nulla. Non essere lamentoso o lamentosa. Anche se far sentire in colpa l'altro è una grande tentazione, evitalo. Il senso di colpa tende a sedimentare e a far crescere l'insoddisfazione, generale nella coppia. Non fare poi confronti. Il marito di le porta sempre i fiori, lui sì che la ama, oppure la compagna di lo ascolta e lo capisce, tu no. Siete e sono persone diverse, con rapporti diversi e vite diverse. Non negare le tue responsabilità. Non sei perfetto, renditene conto. Non minimizzare. Se per l'altro la cosa è importante, tienine conto, anche se magari a te sembra una cosa di poco conto. È importante infatti mettersi nei panni dell'altra persona, specialmente durante un litigio, anche se capisco che non sia sempre facile. Poi non insultare mai. L'insulto, che in genere è anche gratuito, genera solo risentimento e non aiuta a chiarire. Accetta il compromesso. Siete in due, non è detto che tu abbia ragione su tutto. Lo so che a volte ti può sembrare così, ma anche l'altro ha le sue ragioni e i suoi bisogni. Prova poi, anche solo per un attimo, a immedesimarti nell'altra persona. Cerca di capire come si sente e cosa prova. Cerca di capire il motivo che lo spinge a litigare o che lo ha spinto a fare qualcosa. Sarà più facile poi trovare insieme una soluzione. Concentrati sul problema presente. Non tirare fuori quello che magari è successo un mese prima. Rimani concentrato su quello che dovete risolvere nel momento presente. La parola chiave in questo caso è qui e ora. Non interpretare poi cosa dice l'altro. Magari lui sta dicendo una cosa e tu, passandola attraverso i tuoi pensieri, ne capisci un'altra. Meglio chiedere una spiegazione per essere sicuri che stiate parlando della stessa cosa e soprattutto di aver capito cosa stia dicendo l'altro. Ascolta, ma fallo veramente. Questo è strettamente collegato al punto precedente. Non stare in silenzio senza ascoltare veramente, solo per aspettare il tuo turno di parola. Litigare serve a chiarire, non a far sì che tu possa fare un monologo con solo qualche pausa. Parla delle tue emozioni, sempre. Come ti senti? Come ti fa sentire questa situazione o come ti ha fatto sentire il gesto dell'altra persona. Le emozioni sono importanti, aiutano l'altro a capire, lo aiutano a comprenderti meglio. E questa alla fine è anche una delle cose più belle dell'avere una relazione, avere qualcuno che ti capisca.
Impara poi a calmarti, magari prendendoti una piccola pausa o facendo un esercizio di respirazione. Puoi usare quello che ho spiegato nel video Respira bene e vivi meglio. Quando ti sarai calmato, potrai riprendere la discussione con uno spirito più sereno e collaborativo e quindi più costruttivo. In ultimo, ma non per ordine di importanza, non lasciare la discussione a metà. Uscire sbattendo la porta realmente in modo figurato non aiuta. Capita che ci sia un problema, ma il problema va risolto. Non sfuggire al confronto, ma sii sereno ed aperto. E poi ricordati che litigare capita, anche se spiacevole, ma se affrontato nel modo corretto è uno di quei passi che fa sì che una coppia diventi una vera coppia. Ciao, a presto!